Secondo la leggenda, un colpo di spada dell'arcangelo Michele per cacciare il demonio negli inferi avrebbe segnato una linea retta che unisce 7 incredibili luoghi di culto, che partendo dall'Irlanda arriva fino in Israele, passando per Inghilterra, Francia, Italia e Grecia. Un itinerario che attraversa il tempo, la storia e paesaggi unici al mondo, da percorrere con ogni mezzo e per ogni via. Il numero 7 ha una forte componente sacra e simbolica. 7 sono le note musicali, i colori dell'arcobaleno, i giorni del ciclo lunare, i chakra principali del corpo umano, i giorni della settimana e così via per moltissimi altri elementi. Risulta evidente dunque che chi ha realizzato questi siti in onore di San Michele abbia tenuto ben conto di questo dettaglio per ricollegarsi al piano della spiritualità e del misticismo. La retta è detta linea sacra di San Michele o anche via micaelica. Spesso in posti impervi da raggiungere, i 7 santuari che la puntellano sono Skellig Michael, St. Michael's Mount in Cornovaglia, Mont Saint-Michel in Bretagna, la Sacra di San Michele in Piemonte, il santuario di Monte Sant'Angelo in Puglia, il monastero di San Michele Arcangelo di Panormitis nell'isola greca di Simi e infine il monastero di Stella Maris sul Monte Carmelo ad Haifa in Israele. È sorprendente la disposizione di questi santuari, posizionati tutti alla stessa distanza. L'Italia è, tra l'altro, l'unica nazione che ne ha ben 2. Venerati dai Templari e riconosciuti dai Papi, questi sono luoghi di grande pellegrinaggio di fedeli per chiedere grazia e pentimento. Nel corso dei secoli la via sacra ha suscitato diverse interpretazioni. Alcuni la considerano una ley line, una delle linee che toccano i punti energetici del mondo. Altri la ritengono un monito per i fedeli a seguire la rettitudine. Per altri ancora, invece, la sua corrispondenza con il tramonto del sole nel giorno del solstizio d'estate indicherebbe il ruolo primario dell'arcangelo nel giorno del giudizio. Il culto del santo di origine orientale si diffuse in Occidente grazie soprattutto all'imperatore Costantino, che nel 313 d.C. costruì a Costantinopoli una basilica dedicata all'arcangelo. Da quel momento, San Michele, riconosciuto da tutte le religioni e rappresentato come guerriero, assunse il ruolo di massimo simbolo di difensore della fede cristiana e comandante delle milizie celesti per averla difesa contro Satana. Al largo della costa della penisola di Kerry, in Irlanda, sperduti in quella parte di Oceano Atlantico chiamata Mare Celtico, 2 pinnacoli di roccia appuntita spuntano dalle acque, svettando per 218 metri sul livello del mare. Sono gli spuntoni aspri di Skellig Michael, 22 ettari di pietra che compongono uno dei luoghi più enigmatici della Terra, custode di leggende, segreti e arcani millenari ancora irrisolti. Proprio tra queste rocce sferzate dagli elementi della natura, l'arcangelo Michele sarebbe apparso a San Patrizio per aiutarlo a liberare l'Irlanda dalle forze del male. Da qui il nome in gaelico dell'isola, che significa scheggia o roccia di Michele, e anche la ragione dell'antico monastero costruito sulla sua sommità. Per questo l'isola è priva di serpenti. La causa è l'era glaciale, ma a noi piace la storia di Patrizio che libera l'Irlanda dai rettili, simbolo del male. Dopo l'apparizione, Patrizio favorì la combinazione di molti elementi cristiani e pagani. Con lui nacque la corrente del cristianesimo celtico per conservare le radici e le tradizioni storiche del popolo irlandese. Introdusse infine il simbolo della croce solare sulla croce latina, dando origine alla croce celtica, che divenne il simbolo della nuova corrente cristiana. Raggiungibile non senza pericolo attraverso una scala a strapiombo sul mare che si inerpica per 600 gradini in pietra da 3 approdi diversi, l'eremo fu realizzato nel 588 d.C. dai monaci devoti a San Michele Arcangelo, sotto la guida di San Finiano di Clonard, uno dei padri del monachesimo irlandese e maestro dei cosiddetti 12 apostoli d'Irlanda.
Esso rappresenta uno dei primi esempi di architettura cristiana nel nord Europa. La rusticità dell'edificio e l'austerità delle usanze vissute in quel luogo testimoniano la sostanza e la fede di quelle anime che si consegnarono radicalmente a Dio e abbandonarono tutto al punto di alloggiare nel luogo più estremo del mondo conosciuto fino a quel momento. Questi uomini consacrarono la loro esistenza ad attirare le grazie del cielo su una nuova cristianità. Per loro era dolce sentirsi legati alla comunione dei santi, nella consapevolezza che i loro atti avevano ripercussioni sulle vicende della Santa Chiesa nel loro tempo e in tutti i tempi. Nel mezzo di una routine di preghiera, studio e lavoro, i religiosi costruirono con sapienza le varie parti del monastero. Le loro curiose celle, arrotondate all'esterno e rettangolari all'interno, che potevano ospitare una comunità di 12 persone, resistevano meravigliosamente alle fortissime piogge atlantiche e servivano sia per abitarci che per conservare le provviste. I monaci coltivavano anche orti dietro un muro costruito come riparo dalle intemperie, e questo frangivento era così efficace che le loro coltivazioni producevano il doppio di altre terre dell'Irlanda. Svilupparono anche un sofisticato sistema di purificazione dell'acqua. La qualità principale di questi monaci, però, era quella di essere sempre molto attivi nella vita della Chiesa. Oltre al fatto che lì si battezzavano molti barbari, il sito funzionò come fiorente centro monastico fino al XIII secolo e successivamente come luogo di pellegrinaggio. Durante l'epoca delle leggi penali decretate contro i cattolici in Inghilterra e in Irlanda a causa della rivoluzione protestante, l'isola benedetta ospitò i fedeli che volevano rimanere uniti alla dottrina immutabile della Santa Chiesa. Dopo varie vicissitudini, intorno al 1100 i 12 monaci che l'abitavano lo abbandonarono definitivamente. Guardiano delle preziose rovine del monastero e importante rifugio di biodiversità, dal 1996 quest'isola rude e selvaggia è patrimonio dell'UNESCO. Tra i suoi scenari reali sono stati ambientati il pianeta Ahch-To nel film Star Wars, Il risveglio della forza, e varie scene degli episodi della saga Star Wars Gli ultimi Jedi e Star Wars L'ascesa di Skywalker. La decisione di utilizzare le Skellig Islands in Irlanda come location per il film di Star Wars Il risveglio della forza è stata una scelta piuttosto audace da parte della produzione del film. Tuttavia l'effetto è stato incredibilmente spettacolare e ha portato a un aumento del turismo nell'area. Durante le riprese del film, il cast e la troupe hanno dovuto affrontare alcuni ostacoli imprevisti. Ad esempio, la ripida scalinata di pietra che porta al monastero di Skellig Michael ha rappresentato una sfida per l'equipaggio, che ha dovuto trasportare attrezzature pesanti su e giù per i gradini. Inoltre, il maltempo ha rappresentato un'altra difficoltà per la produzione. Durante le riprese, le tempeste hanno reso impossibile girare alcune scene e hanno costretto l'equipaggio a ritardare la produzione per diversi giorni. Tuttavia, nonostante queste sfide, il risultato finale è stato eccezionale. Le immagini delle Skellig Islands apparse sul grande schermo hanno reso queste isole dell'Irlanda famose in tutto il mondo, attirando migliaia di fan di Star Wars e turisti curiosi a visitare il luogo delle riprese. Inoltre, l'esperienza delle riprese di Star Wars alle Skellig Islands ha avuto un impatto duraturo sulla comunità locale. L'aumento del turismo ha portato nuovi posti di lavoro e ha contribuito a promuovere l'economia locale. Lo scrittore George Bernard Shaw nel 1910 scriveva: «Un incredibile, impossibile, folle posto che ancora induce devoti a strisciare in antri bui e a baciare pietre di panico che si gettano a 700 piedi d'altezza sull'Atlantico». Skellig Michael, però, è molto più di un luogo suggestivo. È soprattutto il punto di partenza di un avventuroso viaggio da percorrere con ogni mezzo, quello appunto della linea sacra di San Michele. Arrivare all'isola di Skellig Michael non è uno scherzo. Ci si può andare solo una volta al giorno durante l'estate in barca e solo su una delle 10 imbarcazioni autorizzate a salpare dai porti di Portmagee, Ballinskelligs e Cahersivey, con un massimo di 12 persone a bordo e condizioni meteo permettendo.
Procedendo lungo la linea sacra, a poca distanza da Stonehenge, la tappa successiva è St. Michael's Mount, in Cornovaglia. Si tratta di un'isola tidale, collegata alla terraferma da una stradina acciottolata percorribile rigorosamente a piedi solo nei momenti di bassa marea. Con l'alta marea, infatti, la strada viene sommersa e l'isolotto diventa una verde collina raggiungibile con un traghetto da Marathon. La contea inglese della Cornovaglia è una delle 6 nazioni celtiche. La lingua locale è imparentata con il gallese ed ancora di più con il bretone. Prima di arrivare al monastero si incontra la splendida città di Penzance. L'isola è dedicata a San Michele, che qui sarebbe apparso nel 495 d.C. e avrebbe parlato ad un gruppo di pescatori chiedendo loro di innalzare una chiesa. I monaci benedettini, provenienti dalla Francia su indicazione dello stesso San Michele Arcangelo, edificarono un'abbazia a lui dedicata, di cui rimangono oggi solo il refettorio e la chiesa, incorporata poi nel XVI secolo in un castello fortezza. In realtà le prime tracce documentate della presenza sull'isola di una chiesa risalgono all'XI secolo. Pare che la costruzione sia stata voluta da re Edoardo il Confessore nel 1047, ma fu dopo la conquista dell'Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore nel 1066 che sull'isola venne fondata un'abbazia benedettina, subordinata ai monaci normanni di Mont Saint-Michel, di cui riprese il nome, e che con il tempo diventò una delle mete di pellegrinaggi più importanti del Medioevo. Nel 1135 i benedettini ampliarono il complesso e anche in seguito continuarono a modificarlo e ingrandirlo, ricostruendolo anche in gran parte dopo un disastroso terremoto. St. Michael's Mount era una tappa fondamentale lungo il cammino di pellegrinaggio che dall'Irlanda e dalla Scozia portava in Spagna, a Santiago di Compostela, dove nel IX secolo sarebbe stata trovata la tomba dell'apostolo Giacomo. Nel XVI secolo l'abbazia venne confiscata, insieme a tanti altri monasteri, dal re Enrico VIII, a causa della sua volontà di interrompere i rapporti tra il potere temporale e la Chiesa cattolica. Successivamente, e quindi, l'intera isola venne trasformata in una postazione militare. Non per molto, tuttavia. Durante il regno di sua figlia Elisabetta I, la casa regnante inglese, ridotta in serie difficoltà finanziarie dalle guerre con la Spagna, dovette vendere molti ex conventi incamerati e anche St. Michael's Mount subì questa sorte. Questo monastero subì molte angherie dopo la confisca del re Enrico VIII, vedendoci passare all'interno eserciti e famiglie nobili fino all'Ottocento, periodo a cui risalgono gli ultimi lavori. Nel 1954 Lord Aubin, ufficiale decorato della Royal Navy, avvocato, personaggio storico e proprietario dell'isola, la trasferì a un ente statale, il National Trust, a condizione però che fosse garantito alla sua famiglia il diritto di abitare nell'edificio per altri 1000 anni. La linea sacra prosegue in Francia, su un'altra celebre isola, Mont Saint-Michel, anch'essa tra i luoghi di apparizione dell'Arcangelo Michele e patrimonio dell'UNESCO dal 1979. Questo è uno dei luoghi di culto più importanti, insieme alla sacra di San Michele in Piemonte e al santuario di San Michele Arcangelo sul Gargano. Già dal tempo dei Galli era intriso di forte misticismo e qui, nel 709 d.C., l'Arcangelo apparve a Oberto, vescovo di Avranches, divenuto poi santo. Il vescovo si recava spesso a pregare sul Monte Tomba, la cima dell'isolotto, e qui un giorno, addormentandosi durante la preghiera, ricevette per 3 volte l'ordine dall'Arcangelo di erigere una chiesa sulla cima del monte, sul modello di quella del Monte Gargano in Puglia, dove il santo era già venerato dal V secolo. Il vescovo ignorò per 2 volte la richiesta, finché Michele non gli bruciò il cranio, provocandogli un foro con un tocco del suo dito, lasciandolo tuttavia in vita. Il cranio di Sant'Uberto con il foro è conservato nella basilica di Saint-Gervais, cattedrale di Avranches. Dopo quella vicenda il vescovo non temporeggiò e iniziò dunque a coinvolgere architetti e muratori della zona per costruire il villaggio e l'abbazia. Nel corso degli anni, Mont Saint-Michel diventò un saldo punto di riferimento per la comunità cristiana, tanto che ben presto arrivarono da tutto il mondo per visitarlo.
Un percorso lungo e pericoloso che i pellegrini attraversavano a piedi o sul dorso di un mulo, anche con l'alta marea, rischiando di sprofondare nelle sabbie mobili o di annegare. Le torri fortificate del Mont sono state costruite nel XIII secolo, a seguito di numerosi attacchi da parte degli inglesi. Per rafforzare la difensiva, infatti, da quel momento in poi Mont Saint-Michel ebbe una duplice funzione. Oltre ad essere un punto di riferimento per il cristianesimo, divenne una fortificazione. Durante la guerra dei Cent'anni, le fortificazioni erano così imponenti che, dopo un attacco da parte di 20.000 uomini britannici armati di bombe contro i 119 uomini che difendevano il Mont, quest'ultimo non subì nessun danno. Da quel momento in poi prese il nome di Fortezza Impenetrabile. Victor Hugo la definì una piramide sul mare, e la baia infatti è al centro di un fenomeno naturale meraviglioso. Con la bassa marea l'acqua si ritira di 25 chilometri, ma 12 ore dopo il mare ritorna con grande rapidità sotto forma di un'onda alta mezzo metro, che secondo sempre la descrizione di Hugo, avanza rapida quanto un cavallo al galoppo. Ad oggi, nel 2024, sono stati registrati 27 abitanti sul Mont Saint-Michel. Essi si dividono tra fedeli, monaci e monache ritirati all'interno dell'abbazia e commercianti. Nonostante sia molto piccolo, Mont Saint-Michel è un comune a tutti gli effetti, tanto che all'interno trovano posto il comune, le poste e un'associazione per salvare i gatti randaci. A circa 1.000 chilometri a sud dall'isolotto bretone, sull'arco alpino della Val di Susa, in provincia di Torino, in Piemonte, si incontra il primo dei due santuari italiani della Via Micaelica, la Sacra di San Michele. L'abbazia sorge sul Monte Perchiriano, che all'epoca era chiamato Monte Porcariano, che significa Monte dei Porci perché era popolato dai tanti maiali selvatici che vivevano lì. Verso il 330 d.C. si installarono nelle grotte i primi monaci bizantino-persiani venuti dall'Oriente, cacciati dall'imperatore Giustiniano. Essi costruirono una piccola cappella ancora visibile sotto il pavimento della chiesa attuale. Questo fu il primo insediamento dei monaci cristiani nelle Alpi. Nel VI secolo arrivarono i Longobardi con la regina Teodolinda, convertita al cristianesimo e devota a San Michele Arcangelo, guerriero protettore dei guerrieri e quindi del popolo longobardo. Nel 773 furono dispersi da Carlo Magno e nel 906, sempre dall'ovest, arrivarono i Saraceni che distrussero tutto, lasciando solo ruderi. Questo fu un periodo di forti passaggi di pellegrini, soprattutto dalla Francia, in viaggio verso Roma e la Terra Santa attraverso la via Francigena. Verso la fine del Novecento arrivò un monaco benedettino, San Romualdo, fondatore dell'ordine dei Camaldolesi. Tra i suoi seguaci vi fu un giovane che abbandonò la sua ricca famiglia per vivere da eremita nelle grotte di questa zona. Egli però non alloggiò insieme ai fratelli, ma si stabilì da solo sul Monte Caprasio, di fronte al Porcariano. Questo giovane si chiamava Giovanni Vincenzo e su di lui nasce la storia-leggenda della Sacra, raffigurata in un affresco di 8 scene nel coro vecchio. Qui San Vincenzo, divenuto poi vescovo di Ravenna, poi papa e infine santo, ebbe l'ispirazione di costruire un oratorio. Ma durante la notte le travi e le pietre accumulate per la costruzione sparivano misteriosamente. Passò una notte insonne a sorvegliare e vide una schiera di angeli che senza sforzo trasportavano in volo il pesante materiale sul monte di fronte, allora chiamato Monte Porcariano. Li seguì e all'improvviso sul monte gli apparve San Michele Arcangelo, che gli indicò che quello era il luogo giusto per costruire. Il santo spostò allora lì il cantiere e in poco tempo fu eretta la prima cappella, ora sovrastata dall'intera costruzione. Il vescovo di Torino, Amizzone, venuto per consacrare la cappella, si fermò a riposare ad Avigliana, sotto il Monte Porcariano. Venne svegliato da una colonna di luce in alto, come un fuoco che brucia proprio sopra la cappella che avrebbe dovuto consacrare il giorno dopo. Corse su e vide che i muri della chiesetta trasudavano già olio santo, segno che era già stata consacrata. Da chi? Da San Michele Arcangelo stesso. Il vescovo celebrò la messa e se ne andò. Questo fatto, oltretutto,
rappresenta un primo indice di distacco tra il vescovo di Torino e i monaci della Sacra, che sono guerrieri di pace, che vivono in santità, lontano dallo sfarzo. L'alone di mistero che si respira all'ombra della severa architettura è tale che Umberto Eco vi ha ambientato il suo capolavoro, Il nome della rosa. Ad una distanza di altri 1000 chilometri si arriva in Puglia, sul Gargano, dove sorge il santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo, anch'esso patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2011, meta di pellegrinaggi dei fedeli cristiani sin dal VI secolo d.C. Questo santuario divenne il luogo più importante per la diffusione del culto dell'Arcangelo Michele in Italia e in Europa e rappresentò il modello ideale per tutti i santuari angelici successivi che furono eretti ad Istar, cioè simili a quello garganico. L'importanza di San Michele viene descritta anche nella Divina Commedia di Dante, precisamente in un girone infernale, in cui insieme a Virgilio percepiscono un vento impetuoso per gli avversi ardori e scoprono essere opera di San Michele, che dal paradiso era sceso negli inferi per redarguire le anime dei peccatori. Al santuario sono legate diverse apparizioni dell'Arcangelo Michele. La prima è quella datata 490, quando Elvio Emanuele, un ricco signore del Gargano, ritrovò dentro una caverna inaccessibile un toro della sua mandria, precedentemente perduto. Tentò allora di ucciderlo, ma la freccia tornò indietro, ferendo Elvio, che si recò da Lorenzo Maiorano, santo vescovo di Siponto, per raccontare l'accaduto. Dopo averlo ascoltato, il vescovo indisse 3 giorni di preghiera e di penitenza, al termine dei quali San Michele Arcangelo gli apparve in sogno, per chiedergli di dedicare la caverna al culto cristiano, cosa che avvenne il 29 settembre 493, dopo altre 2 apparizioni. Una quarta apparizione ci fu nel 1656, quando la città di Monte Sant'Angelo sconfisse la peste. La basilica è composta da un livello superiore e uno inferiore. Il livello superiore include il portale romanico e il campanile, mentre il livello inferiore include la grotta, che si può raggiungere direttamente tramite la scalinata angioina, un museo devozionale e delle cripte. La parte più misteriosa del santuario è sicuramente la grotta, dove la tradizione vuole sia apparso l'Arcangelo Michele. All'interno della grotta, in cui è vietato fare foto e video per rispetto verso i pellegrini e i devoti che vi pregano, c'è una navata gotica divisa in 3 campate e chiusa da una volta a crociera con un altare di San Francesco e una spelonca. A destra si trovano altari dedicati a San Pietro e al crocifisso, un trono regale scolpito nel marmo, diverse statue, bassorilievi protetti da teche trasparenti e un altare dedicato alla Madonna del Soccorso. C'è anche una piccola insenatura nella roccia chiamata il pozzetto, nel cui interno si raccoglieva la stilla, il gocciolio d'acqua che scendeva dalla roccia. Nel XVI secolo l'arcivescovo Domenico Ginnasio ha fatto scavare il fondo della grotta naturale per creare un presbiterio più grande. Nel primo decennio del Seicento ha recintato con lastre di rame una zona della grotta in forma d'altare. Nel 1507 sull'altare delle impronte è stata collocata una statua di San Michele Arcangelo, opera di alta qualità attribuita ad Andrea Contucci. La statua, scolpita in marmo bianco di Carrara, rappresenta San Michele come un guerriero che calpesta Satana. La statua è conosciuta per la sua unicità nella storia della scultura e per l'espressione del sorriso sul volto di San Michele. La spada della statua viene portata in processione il 29 settembre. Il santuario è stato al centro di molti interessi nel corso dei secoli e ci racconta la storia delle dominazioni succedutesi nel sud della penisola italica, dall'impero romano barbarico e bizantino ai Longobardi, poi passata alla parentesi araba ai Normanni, quindi agli Angioini francesi, e poi agli Aragonesi e agli Spagnoli, che lo consegnarono agli Asburgo per poi darlo ai Borboni fino al 1861, quando l'Italia, appena nata, ne prese possesso. In questo santuario sono passati in molti duchi e duchesse, re e regine, imperatori e papi, ma Michele è ancora lì ad accogliere qualunque pellegrino voglia rendergli omaggio sulla via della redenzione.
Proseguendo lungo la linea sacra arriviamo in Grecia, nel Dodecanneso, all'isola di Simi, dove si trova il sesto santuario dedicato al santo, eretto intorno al XII secolo e che conserva una delle più grandi effigi dell'Arcangelo. La storia di questo luogo sacro nasce con il ritrovamento di un'immagine di San Michele Arcangelo da parte di una donna dell'isola. Questa raffigurazione, che fu protagonista di eventi e fatti miracolosi, la rese famosa in Grecia, facendo giungere sull'isola molti devoti. Iniziò ad essere usata come esempio per raffigurare anche in altre icone l'Arcangelo Michele e nel luogo del ritrovamento venne costruito il monastero. Racconta la leggenda che all'interno del monastero la grande effigie di San Michele Arcangelo, ricoperta da foglie d'argento, non fu portata dai monaci greci e neppure dagli stranieri, ma semplicemente apparve da sola. E quando qualche sciagurato la rimosse, sempre da sola riapparve al suo posto. Alta circa 2 metri, l'effigie è da secoli meta di pellegrinaggio e destinataria di ex voto in forma di piastrine d'argento, con incisi imali per la cui guarigione si chiede l'intercessione del santo. Contornata da numerosi affreschi bizantini e da un silenzio sovrannaturale, la rappresentazione dell'Arcangelo è il cuore del monastero di San Michele Arcangelo di Panormitis. Si tratta del più importante luogo di culto dell'Arcangelo dei 13 tra chiese e monasteri a lui dedicati sulla piccola isola di Simi, in Grecia. L'isola nel sud del Dodecaneso, il cui nome deriva dalla ninfa Sime, è nota per essere la terra di nascita delle 3 grazie, figlie di Zeus ed Eurimone, e personificazioni della bellezza femminile: Eufrosine, la gioia, Aglae, lo splendore, e Talia, la prosperità. Il santuario greco-ortodosso che vi è custodito risale al 450 e sorge su quello che anticamente era l'insediamento di un tempio dedicato al dio Apollo. Nel 1700 è stato ristrutturato, assumendo le dimensioni attuali con la facciata in stile veneziano e il campanile barocco. La leggenda, che per alcuni è una realtà, vuole che nelle acque antistanti il monastero giungano da tutto il mondo oggetti devozionali e bottiglie contenenti le preghiere e le richieste rivolte all'Arcangelo Michele. Un'altra curiosità del monastero di Panormitis consiste nel vedere nel cortile interno una grande quantità di scope di paglia riposte negli angoli, una cosa alquanto singolare, ma per gli abitanti dell'isola la scopa è il simbolo di una tradizione radicata nei secoli. Infatti, si usa acquistare una scopa al monastero e spazzare la chiesa sotto l'immagine miracolosa dell'Arcangelo, chiedendo che vengano cancellati tutti i mali e le malattie della persona che compie questo piccolo rituale. Un rituale che molti potrebbero vedere come un gesto superstizioso, ma per chi lo fa è una manifestazione di fede e grande affidamento. Simi si può raggiungere in nave dal Pireo o dalle coste turche di Marmaris, da cui dista solo 5 chilometri, o atterrando a Rodi e prendendo poi un traghetto. Conosciuto dagli egizi sin dal XIV secolo a.C., l'ultima tappa di questo lungo viaggio sulla via micaelica ci porta sul Monte Carmelo, in Israele, all'interno del monastero carmelitano di Stella Maris, fondato dai bizantini. Questo monastero sorge sulle alture del Monte Carmelo, nella zona alta della città di Haifa, in Alta Galilea. Non a caso il nome del monte significa Monte della Vigna di Dio ed è sacro tanto agli ebrei quanto ai cristiani e ai musulmani. Se le pietre del monte potessero parlare, racconterebbero storie di miracoli, battaglie vittoriose e sconfitte disastrose, dai faraoni egiziani passando per i templari fino a Napoleone. In questo luogo il profeta Elia sfidò i profeti della divinità fenicia Baal, la quale rappresenta non a caso una delle molteplici raffigurazioni del demonio, da Lucifero a Satana, da Belzebù a Moloch e così via. Se si prolunga la linea micaelica dal santuario del Carmelo, si giunge nella valle dell'Armageddon, dove secondo una interpretazione dell'Apocalisse di San Giovanni si terrà lo scontro finale tra le forze del bene, guidate dall'Arcangelo Michele, e quelle del male, che per l'ultima volta saranno sconfitte e regnerà la pace. Testimone di oltre 1000 anni di storia,
Questo luogo ha visto il passaggio in seguenza dei Longobardi nel VII secolo, dei Crociati nel XII e degli Eremiti di San Broccardo nel XIII. Teatro di sanguinosi scontri durante la campagna napoleonica d'Egitto, purtroppo nel 1799 l'architettura originaria è andata distrutta. Il monastero odierno è frutto del lavoro di monaci italiani che lo ricostruirono tra il 1823 e il 1828. La grotta invece è ancora integra. Si trova sotto l'altare ed è un angolo di meditazione e preghiera. A differenza degli altri santuari dedicati esclusivamente a San Michele Arcangelo, il monastero del Monte Carmelo è un luogo sacro legato principalmente alla Madonna e al profeta Elia. Tuttavia, il particolare legame dell'Arcangelo Michele con le figure del profeta Elia e della Vergine ne fanno il luogo prediletto in cui le forze del bene sconfiggono quelle del male. Nei primi mesi del 2023, i membri di una setta ebraica ultra-ortodossa nota come Berslav Hasidim hanno creato difficoltà al monastero dei Carmelitani Scalzi di Stella Maris sul Monte Carmelo. La setta sostiene che la tomba di Eliseo si trovi nell'antico monastero. Altri negano questa affermazione e vedono i disordini come un tentativo del gruppo radicale di impadronirsi del sito caro ai carmelitani di tutto il mondo. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha denunciato la crescente violenza contro i cristiani in Israele durante la sua visita del 9 agosto al monastero carmelitano. Herzog era accompagnato dall'ispettore generale della polizia israeliana. Una delle lamentele è che la polizia è lenta a rispondere quando i cristiani sono vittime. La risposta spesso non è adeguata. Il presidente Herzog ha sottolineato l'impegno di Israele per la piena tutela della libertà di religione e di culto. Ha incontrato patriarchi e leader della Chiesa, tra cui il cardinale designato Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, e il carmelitano scalzo Gian Joseph Bergara, superiore del monastero di Stella Maris. Il presidente ha auspicato una maggiore comprensione delle storie delle comunità religiose in Terra Santa, ricordando che è il luogo di nascita delle 3 religioni monoteiste. All'inizio pochi visitatori entravano in chiesa. Poi, secondo i resoconti giornalistici, decine di persone hanno fatto irruzione nella chiesa e, secondo un cristiano palestinese della città di Haifa, hanno iniziato a pregare in modo provocatorio. I cristiani palestinesi ora si offrono volontari per essere presenti nella chiesa 24 ore su 24, al fine di sedare eventuali problemi. È stato riferito che verrà eretta una recinzione metallica per tenere lontani i manifestanti. La figura di San Michele Arcangelo, il guerriero celeste, ha affascinato l'immaginario religioso e culturale per secoli, diventando un simbolo di forza, protezione e vittoria sul male. Il culto di San Michele si è diffuso a partire dai primi secoli del cristianesimo, diventando uno dei santi più venerati in tutta Europa. San Michele è una figura chiave nelle tradizioni religiose abramitiche, incluse cristianesimo, ebraismo e islam. Nell'Apocalisse, San Michele guida gli eserciti celesti contro le forze del male, rappresentate da Lucifero e gli angeli ribelli. È considerato il difensore della fede e il protettore contro Satana, con un ruolo centrale come custode delle anime durante il giudizio universale. Il suo nome, che significa «chi è come Dio», rappresenta un'esclamazione di sfida contro l'orgoglio di Lucifero, che osò mettersi al pari di Dio. Non sorprende che il culto di San Michele sia stato associato a luoghi strategici o di confine come montagne e grotte, simboli di protezione e dominio spirituale.